Ciao a tutti. Ti sarà capitato di vedere il narcisista arrabbiato con te, senza un apparente motivo. E alla tua domanda, che cos'hai o perché sei arrabbiato, ti sarai sentita rispondere in questo modo. Lo dovresti sapere. Oppure, prenditi del tempo per capire che cosa hai fatto. Oppure, il problema sei tu. Ma in realtà non avrai mai una risposta concreta. Sta di fatto che secondo lui la colpa del suo stato d'animo è soltanto tua. Ma a dire il vero, tu sai benissimo di non aver fatto nulla per provocare in lui tanta irritazione. D'altra parte, questo è un sistema subdolo che il narciso attua per non prendersi nessuna responsabilità. Il narcisista si arrabbia e ti tratta male perché sente che tu non sei più la sua fonte narcisistica, poiché è probabile che tu l'abbia smascherato. Quindi automaticamente tu hai iniziato a distaccarti emotivamente e lui lo ha percepito. Quindi il narciso vive tale situazione con molta sofferenza e in poche parole te la sta facendo pagare. Per questo motivo gioca la carta della vittima, non prima di aver creato il caos totale. Per il narciso è impensabile che qualcuno gli possa togliere le dovute attenzioni, considerato che non può permetterlo, dato che tutta l'umanità deve girare intorno a lui. Prova ad immaginare solo per un attimo che cosa può significare dover recitare giorno dopo giorno pur di difendere quell'immagine costruita ad arte. L'unico momento che il narcisista si lascia andare è quando si ritrova solo a guardare il suo vuoto interiore. Ecco perché avrà sempre bisogno di proiettare su un'altra persona i suoi limiti e sfogare la sua rabbia per circostanze che nemmeno lui è in grado di comprendere. Il narciso è talmente fragile che basta veramente poco per destabilizzarlo e farlo scontrare con la realtà dei fatti. Tuttavia non sarà mai capace di prendersi le sue responsabilità o di mettersi in discussione e questo è dovuto anche alla sua mancanza di empatia. In poche parole, rimarrà sempre convinto che la colpa di tutto sia sempre e soltanto tua. Inoltre c'è da dire che il narcisista ha una bassissima soglia nel sopportare la frustrazione. Tanto è vero che spreca una quantità enorme di energie per mantenere alta la sua grandiosità. Per questo motivo non tollera la critica, poiché verrà letta come una vera e propria minaccia, e non tollera la discussione perché farà barcollare il suo falso sé, già così debole. Ragion per cui non è in condizione di dialogare, ma saprà soltanto offendere e competere, pur di sottomettere l'altra persona. Tali individui con disturbo di personalità narcisistica puoi metterli in grave difficoltà soltanto rendendogli la pariglia. Assumi gli stessi atteggiamenti che lui ha con te, così da destabilizzarlo completamente e gli farai comprendere che non ha alcun titolo per avere il controllo sugli altri. Se ti ritrovi in un simile contesto, potresti mettere in atto una strategia molto efficace, chiamata il delicato distacco, ovvero comportarsi come meglio credi, che consiste nel non far trasparire nessun tipo di entusiasmo, oltre che assumere un certo tipo di atteggiamento. Ciò che sto per dirti andrà a disorientare il narciso, mettendolo in seria difficoltà con se stesso, poiché si vedrà togliere il potere su di te. Se desideri uscire con le amiche, oppure vedere i tuoi familiari, oppure semplicemente andare a fare shopping o una passeggiata, non fare più l'errore di pretendere il suo consenso, che comunque non lo otterresti. Quindi comportati come meglio credi. Oltretutto non dimenticare che è un tuo pieno diritto fare ciò che ti pare. Non hai bisogno dell'approvazione di nessuno, tantomeno della sua. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti.
Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.